Ciao amici! Oggi voglio presentarvi il fantastico termostato Cross 110. Se siete coinvolti nell'installazione di caldaie o siete interessati alla scelta del riscaldamento ideale per la vostra casa, allora questa recensione video fa il caso vostro. Perché secondo noi è il termostato perfetto per le caldaie a elettrodo? Perché la sua funzione principale è eliminare il principale svantaggio dell'uso delle caldaie a elettrodo nei sistemi di riscaldamento, ovvero la correzione della resistenza specifica dell'acqua. Per coloro che non sono familiari con il funzionamento di una caldaia a elettrodo, vi spiegherò tutto brevemente. Una caldaia a elettrodo funziona applicando tensione agli elettrodi all'interno della caldaia, riscaldando l'acqua attraverso la sua conducibilità. Questo è reso possibile dalla presenza di vari sali e ossidi metallici nell'acqua. Il livello di conducibilità dell'acqua viene misurato in microsiemens e può variare a seconda delle diverse regioni e nel tempo, a seconda della resistenza dell'acqua e di conseguenza della potenza della caldaia. Minore è la resistenza, maggiore è la potenza, e viceversa. Tutti questi aggiustamenti dell'acqua causano disagio per il consumatore o potenziale consumatore della caldaia, il che influisce sul processo decisionale nella scelta di una caldaia a elettrodo. Ed è qui che il termostato Cross risolve il problema. Come fa? Consente di regolare gradualmente la tensione applicata, simile a regolare un rubinetto dell'acqua, eliminando il principale svantaggio di una caldaia a elettrodo. È possibile impostare l'intensità di corrente desiderata indipendentemente dalle proprietà dell'acqua nel sistema di riscaldamento. Naturalmente ci sono dei limiti. Ad esempio, Cross 110 non può impostare un valore inferiore a 6 A o superiore a 50 A. È importante capire che questa scala è variabile. Impostando la manopola a metà non significa ottenere 25 A in uscita. Si otterrà la metà dei dati in ingresso, per così dire. Vale a dire la metà del rapporto tra la resistenza dell'acqua e l'area superficiale degli elettrodi. Quando ho collegato Cross a questi elettrodi per registrare il video, inizialmente ho collegato solo una fase e un elettrodo neutro. Poiché l'acqua del rubinetto ha una conducibilità relativamente bassa, ho notato che la corrente visualizzata su Cross era inferiore a 6 A e il regolatore rifiutava di funzionare. Quindi ho collegato tutti e tre gli elettrodi in parallelo per una chiara dimostrazione del funzionamento del regolatore. Ho ridotto la resistenza dell'acqua senza aumentarne la conducibilità o modificarne le proprietà, in termini più semplici senza aggiungere sali. Utilizzando un esempio semplice, voglio trasmettere un'idea semplice. Se decidete di acquistare una caldaia a elettrodo con il termostato Cross, sia che trifase o monofase, anziché aggiungere sale all'acqua, è meglio scegliere una caldaia con una potenza superiore, elettrodi più lunghi, di quella necessaria. In questo modo avrete delle riserve di potenza. Alla fine potrete comunque impostare la potenza desiderata con il regolatore e non sarà necessario aggiungere sale all'acqua. Questo vale non solo per il funzionamento di una caldaia a elettrodo con Cross, ma anche per qualsiasi altro termostato per caldaie a elettrodo in generale. A proposito, mi sono dimenticato di menzionare il significato del nome Cross 110. Controller regolatore per sistemi di riscaldamento. 110 indica che è per una rete monofase e la potenza può essere collegata fino a 10 kW. Il produttore produce anche un modello di caldaia monoblocco monofase con Cross incorporato. Una caldaia monoblocco di questo tipo può fornire una potenza fino a 6 kW. Sono disponibili anche modelli trifase, Cross 325 e Cross 50, fino a 25 kW e fino a 50 kW rispettivamente. Non entrerò nei dettagli delle specifiche e delle opzioni del menu, parlerò solo brevemente di tutte le sue capacità. Può controllare contemporaneamente due caldaie in un unico sistema di riscaldamento. La prima è una caldaia a elettrodo e la seconda può essere una caldaia a combustibile solido, a gas o di altro tipo già esistente. A tal fine Cross dispone di due coppie di uscite a relè con contatti normalmente aperti e normalmente chiusi e due coppie di uscite per l'alimentazione delle pompe di circolazione. Eccoli nello schema. Cross può anche controllare la caldaia a elettrodo in base all'ora del giorno. È possibile collegare un termostato esterno a Cross, ad esempio uno con Wi-Fi. Per riassumere e condividere la mia opinione, a chi è adatto questo regolatore? È adatto a chiunque voglia o abbia già installato una caldaia a elettrodo o qualche altro riscaldatore elettrico, ma sia limitato dalla potenza elettrica assegnata. Sono sicuro che vi state chiedendo del prezzo.
Sì, Cross 110 potrebbe sembrare un po' costoso, ma guardiamo l'immagine completa. Se confrontiamo le spese con l'opzione dello scambiatore di calore, che spesso viene installato con una caldaia a elettrodo, rimarrete sorpresi dai risparmi di tempo e denaro che Cross offre rispetto alle soluzioni alternative. Oltre allo scambiatore di calore, sarà necessaria un'altra pompa di circolazione, un altro serbatoio di espansione, un paio di valvole aggiuntive, connessioni, tubi, eccetera. Inoltre la scatola di controllo della caldaia non sarà più necessaria. Questo è tutto per oggi. In futuro realizzerò un video manuale sul menu di Cross 325. I link al nostro negozio online con termostati Cross e caldaia a elettrodo sono forniti nella descrizione del video. A presto su questo canale!